Longevity è un progetto che nasce nel contesto della salute mentale, un laboratorio che più che nello sviluppo della sua tematica, che comunque porta una forma di riflessione, mirava a creare veramente qualcosa di nuovo, a spingere diciamo oltre certi limiti che con la virtual production oggi si possono raggiungere. All'inizio l'abbiamo pensato come uno spettacolo teatrale e poi invece nel corso del tempo, durante la lavorazione, invece ci è venuto in mente di trasformare questo testo, questo copione che avevamo per le mani in un cortometraggio girato in Virtual Studio. Il testo nasce come una riflessione su alcuni contesti, forse un po' troppo ambizioso, ma di base nasce con l'idea del riportare in qualche maniera l'uomo ad una dimensione finita, quindi portare ad una consapevolezza della propria finitezza. Una sera ricevetti la telefonata di Omar Soffici, il regista, e mi disse: sai, ho fatto una ricerca in internet, mi sono imbattuto in questa storia particolare sulla medusa nutricola, che sembrerebbe essere l'unica specie animale immortale. Chiamai Davide, fedele collaboratore, e gli raccontai un po' questa storia. Il parallelo è venuto subito anche con la medusa mitologica, perché la medusa mitologica incredibilmente è tra le 3 gorgoni l'unica in realtà mortale. Abbiamo pensato subito a appunto le gorgoni mitologiche, le sorelle di Medusa, e suddividere gli atti a seconda di quante erano loro. Loro sono 3, Euriale, Steno e Medusa, e quindi noi avevamo già la possibilità di gestire in 3 atti la struttura narrativa, sia prima con il copione teatrale, a maggior ragione dopo con la sceneggiatura del cortometraggio. Il racconto tutto sommato è basato su dei fallimenti. Il primo personaggio, quello interpretato da Paolo, è un pittore che rifugge da una condizione di tossicodipendenza, cerca di affermarsi in quanto pittore, anche attraverso una relazione che ha insomma delle parti di clandestinità. A livello di preparazione per questo progetto non ho fatto altro che imparare bene il testo in modo da poterlo gestire tranquillamente, come se stessi facendo un rosario, non lo so, un qualche cosa tipo il Padre Nostro, in modo da poter in qualche modo concentrarti sulla dimensione spaziale. Nel secondo caso Irene invece interpreta una giornalista che vorrebbe in realtà fare altro nella vita, vorrebbe suonare. In questo progetto ho recitato e ho anche suonato un piccolo pezzettino musicale ed è stato molto stimolante perché è la prima volta che mi capita di scrivere un piccolo pezzo di musica da inserire in un monologo. Quindi è stata una scena completamente mia in cui ero da sola a recitare un personaggio in cui ho potuto inserire qualcosa di scritto da me a livello musicale. Nella terza parte raccontiamo invece la danza, ed è la parte dove il subplot, quindi diciamo la sottotrama che invece riguarda la medusa mitologica, va ad ampliarsi, quindi racconta la terza gorgone, che non è più una citazione ma è Medusa, ed è un personaggio nel personaggio, cioè il nostro personaggio è una ballerina che però balla all'interno di una coreografia che racconta la storia di Medusa. Allora, sono stata affascinata da questo personaggio di Medusa perché è un personaggio complesso, sia nella sua femminilità che nella violenza che subisce e nella violenza che traspare nel suo corpo. E questo ho cercato di rappresentarlo con determinate scelte stilistiche, determinate scelte di movimenti, che siano simbolici ma che siano anche il più espressivo possibile. Abbiamo riflettuto anche sulla condizione di donna della Medusa mitologica, che alla fine poi non ha mai voce, cioè è una storia che porta effettivamente la Medusa ad essere raccontata dagli altri,
raccontata nella sua morte, raccontata nella sua pericolosità, ma abbiamo visto poche volte magari un'indagine che potesse in qualche maniera restituire alla Medusa una qualche forma di voce. Ad esempio, il momento in cui la protagonista, la ballerina, simula la mancanza sua di voce, sta a rappresentare il suo disagio, il suo non riuscire ad esprimersi, e anche un limite che le è stato imposto quasi da una violenza che ha subito. Il mio compito è stato quello di progettare e realizzare la testa di Medusa. Dapprima ho creato un moodboard per poi agire sulla progettazione e realizzazione di questo oggetto. Immagino vedrete anche il copricapo che è stato creato, che era un copricapo pesantissimo, e quindi io mi ricordo ci sentivamo a telefono continuamente, dove si ragionava sui 300-400 grammi per poter rendere questo copricapo più leggero e non distruggere il collo della ballerina. La parte interessante e divertente dal punto di vista tecnico è stato dover rispettare le necessità di movimento della ballerina, pur garantendo un effetto scenico per quanto riguarda la qualità da garantire per la regia. Eravamo partiti già con l'idea di lavorare a dei fondali tridimensionali, quindi con tecnica 3D, utilizzando anche le straordinarie capacità di molti ragazzi e nostri collaboratori. All'interno del progetto di Longevity, assieme a Sara, ci siamo occupate della realizzazione dei fondali. Inizialmente Longevity doveva essere appunto un'opera teatrale, e quindi io e Sara appunto ci siamo occupate della realizzazione e anche idealizzazione di questi fondali. Abbiamo cercato di utilizzare diversi programmi che cercassero di restituire quel senso di tridimensionalità che in teatro, diciamo, in un certo senso si perde. E poi alla fine abbiamo pensato di convertire Longevity in un film. Sempre in questo laboratorio abbiamo avuto la possibilità di vedere un po' appunto le dinamiche dello storyboard. Il mio ruolo nella virtual production invece è stato quello di segretaria di edizione, e quindi tramite lo storyboard e la sceneggiatura dovevo assicurarmi che gli attori seguissero al miglior modo possibile le scene, le battute. I ragazzi, le ragazze anche si sono ben impegnate nella stesura di ogni inquadratura per far vedere in previsualizzazione quello che sarebbe successo sul set, in maniera tale che anche gli attori, non avendo dei riferimenti fisici, essendo circondati dal green screen, potessero effettivamente vedere con l'occhio la disposizione degli oggetti, dove si trovavano le finestre. Tu reciti come abbiamo fatto, o quantomeno svolgi l'azione che devi fare in uno studio green screen, quindi assolutamente neutro, diciamo così, dove hai dei punti di riferimento segnati magari per terra e devi arrivare lì perché lì, in quel punto lì, ci sarebbe la finestra dello studio virtuale, la finestra virtuale dello sfondo virtuale. È la prima volta che mi capita di lavorare in Virtual Studio, è una tecnologia molto interessante. Pro e contro. Pro sicuramente che si può creare qualsiasi scenario, quindi non bisogna cercare una location reale, non bisogna impazzire a trovare gli oggetti di scena, eccetera. E contro, ho visto che possono esserci delle difficoltà anche per quel che riguarda la parte tecnica, sull'angolazione della scena, capire da dove fare la ripresa, come sistemare gli oggetti. È interessante anche vedere che
La scena esiste già. Certo, non per l'attore, perché l'attore si trova nel green screen, nel nulla più totale, ma andando dietro la camera il mondo è già visibile. Quindi è come se il lavoro, che di solito mi immagino sia fatto in post-produzione, di creare tutto il mondo virtuale attorno, è stato fatto prima. La virtual production è qualcosa di complesso che va al di là del green screen, di conseguenza è necessario muoversi in una determinata zona delimitata, non è possibile spostare la camera, per chi ha un'esperienza, come dire, più tradizionale, naturale della regia, è un pensiero molto difficile, perché appunto non è l'operatore, quindi non è il regista che chiede all'operatore di indagare la scena, ma è la scena che poi viene virtualmente girata. Quindi per assurdo è stato un laboratorio anche per noi professionisti, perché poi alla fine nessuno di noi conosceva questa modalità. Trovo questa una cosa molto interessante, trovo che questo, come altri aspetti di interazione tecnologica, siano in qualche modo doverosi oggigiorno per un qualsiasi attore che si affacci al mestiere, insomma. Allora, avendo studiato arti multimediali all'Accademia di Venezia, per me è stata una bellissima esperienza, ho imparato un sacco e mi sono trovata molto bene con la troupe. Lavorando su questo progetto, ovviamente ho avuto modo di lavorare anche con una crew tecnica e mi sono trovata molto bene con tutti quanti. E ovviamente stando dall'altra parte della camera, quindi davanti alla camera, tante cose non ho avuto modo di vederle nel momento in cui avvenivano, tante dinamiche tecniche ovviamente non ho potuto osservarle, però l'impressione che ho avuto è stata quella di lavorare con persone molto competenti, molto interessate al loro lavoro, estremamente motivate in ciò che stavano facendo. Dobbiamo ancora lavorare sull'ultima scena, ma io non farei uno spoiler.